L'intelligenza artificiale sta rapidamente rivoluzionando il nostro mondo e presto potrebbe cambiare radicalmente anche il futuro della psicologia e della salute mentale. Cosa succederebbe se durante la prossima sessione di terapia, invece di parlare con il tuo psicologo, ti ritrovassi di fronte a un ologramma realistico guidato da un'intelligenza artificiale? Oppure se un'app sul tuo smartphone monitorasse 24 ore su 24 il tuo umore, avvisandoti per esempio quando è il momento di chiedere aiuto? Sembra fantascienza, ma la rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale rende questi scenari sempre più vicini alla realtà. In questo video esploreremo le incredibili possibilità offerte dall'unione tra intelligenza artificiale e psicologia, sia in termini di opportunità che di rischi da gestire responsabilmente. Segui questo video fino alla fine per scoprire questo nuovo mondo affascinante e ricordati di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jacopo, studente e appassionato di psicologia, desideroso di divulgare in modo semplice e chiaro i molti aspetti affascinanti di questa disciplina. Venite quindi con me a scoprire i segreti della nostra mente. L'intelligenza artificiale sta avendo un impatto sempre maggiore in molti campi, compresa la psicologia. In questo video esploreremo alcuni modi in cui l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per supportare il lavoro degli psicologi e ottenere migliori risultati per i pazienti. Uno dei principali usi dell'intelligenza artificiale è nella diagnosi. Gli algoritmi possono analizzare grandi quantità di dati sui sintomi, storie cliniche e risultati di test per identificare modelli che possono indicare particolari condizioni. Questo può aiutare gli psicologi a fare diagnosi più rapide e accurate. Tuttavia, un bravo professionista non si limiterà a ciò che verrà proposto dall'intelligenza artificiale, ma potrà utilizzare questa come un supporto agli altri dati che avrà raccolto attraverso gli altri strumenti a sua disposizione, come il colloquio e l'osservazione clinica. L'intelligenza artificiale può essere usata per la terapia, ad esempio creando chatbot che interagiscono con i pazienti tra una seduta e l'altra. I chatbot possono porre domande, offrire consigli e tenere traccia dei progressi e delle tendenze nel tempo. Un'altra area promettente è l'analisi predittiva del rischio, dove l'intelligenza artificiale può valutare grandi quantità di dati per prevedere se un individuo è a rischio, per esempio, di depressione, ansia, suicidi o altri problemi. Questo può aiutare a indirizzare risorse preventive. Anche in questo caso però ci vuole cautela. Ovviamente l'intelligenza artificiale ha i suoi limiti e non può in alcun modo sostituire completamente il professionista in carne ed ossa. Se usata in modo responsabile però può essere comunque d'aiuto. Vediamo ora alcuni studi che hanno provato ad inserire realmente l'intelligenza artificiale nel campo della psicologia e della psicologia clinica. Ad oggi uno dei principali utilizzi riguarda i chatbot e i compagni virtuali che possono simulare una conversazione terapeutica. Ad esempio, WeBot è un chatbot basato sulla terapia cognitivo-comportamentale che è stato testato in uno studio del 2017 su 70 persone con depressione e ansia. I risultati hanno mostrato una riduzione significativa dei sintomi dopo 2 settimane di utilizzo. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati anche per l'analisi automatica di registrazioni audio-video di sessioni di terapia. Un programma sviluppato a Stanford è in grado di rilevare cambiamenti nel tono di voce, espressioni facciali ed emozioni che possono indicare miglioramenti o peggioramenti nel tempo. Per quanto riguarda la diagnosi, la piattaforma MindLamp, sviluppata dall'Università del New Mexico, utilizza tecniche di intelligenza artificiale per determinare se una persona mostri segni di malattie mentali in base a modelli identificati analizzando dei dati precedenti di pazienti. Nonostante tutti questi progressi, gli esperti concordano che l'intelligenza artificiale non può e non deve sostituire completamente il giudizio umano e l'empatia che si sviluppa durante una sessione di psicoterapia. Oltre alla psicologia clinica, comunque la psicologia si dirama in una serie infinita di specializzazioni. Vediamo ora come viene applicata l'intelligenza artificiale anche in altri rami della psicologia. In psicologia forense, ad esempio, gli algoritmi possono analizzare interviste e testimonianze per identificare incongruenze o possibili falsità in modo più accurato e rapido rispetto all'essere umano. Uno studio dell'Università di Bergen ha sviluppato un algoritmo di machine learning che può prevedere il rischio di recidiva di comportamenti violenti con un'accuratezza dell'85%, superiori a molti metodi standard. Anche in psicologia sociale l'intelligenza artificiale sta dando contributi interessanti, come nelle analisi di dinamiche all'interno dei social net. Tecniche di text mining permettono di studiare su larga scala come si diffondono idee e sentimenti nelle comunità online. Ad esempio, un gruppo di Stanford ha utilizzato il machine learning per prevedere quali messaggi o contenuti hanno maggiori probabilità di diventare virali su Twitter o Facebook. Per gli psicologi dello sport, l'intelligenza artificiale fornisce modi per elaborare enormi quantità di dati che provengono da sensori biometrici, video di performance e test cognitivi degli atleti. Questi dati possono ottimizzare l'allenamento e identificare precursori di infortuni o burnout. L'analisi automatizzata di espressioni facciali e linguaggio può anche rivelare stati emotivi e relazioni fra coach e atleti. Questi che abbiamo visto sono esempi di algoritmi che, se ben progettati e validati, possono ampliare la capacità di analisi e previsione degli psicologi. L'intelligenza artificiale non vuole sostituire completamente il ruolo umano, ma piuttosto fornire strumenti utili per potenziare il lavoro degli psicologi nei vari campi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo utilizzo dell'intelligenza artificiale in psicologia.
L'applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito psicologico solleva tuttavia importanti questioni etiche da considerare attentamente. Gli algoritmi potrebbero incorporare bias e discriminazioni in modo nascosto, non conosciuto, portando a diagnosi o decisioni inaccurate. È fondamentale garantire equità e trasparenza con continue verifiche sulla sicurezza e accuratezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, i dati sensibili dei pazienti devono essere protetti con robuste misure di sicurezza e di crittografia. Inoltre, è difficile replicare con la tecnologia la relazione terapeutica che si basa e si fonda sull'empatia e la fiducia. L'intelligenza artificiale dovrebbe essere usata con cautela come strumento di supporto alle competenze degli psicologi e non per sostituirsi ad essi. Infine, è importante che i pazienti siano sempre consapevoli quando interagiscono con un'intelligenza artificiale, invece che con una persona. Con un approccio etico e responsabile, gli strumenti di intelligenza artificiale possono ampliare le capacità diagnostiche e terapeutiche degli psicologi, ma la supervisione dei vari professionisti dovrebbe rimanere una componente essenziale per garantire cure sicure ed efficaci nel rispetto della dignità di ogni individuo. Ma quali sono gli sviluppi futuri dell'uso dell'intelligenza artificiale? Gli sviluppi dell'intelligenza artificiale aprono a promettenti possibilità per il futuro della psicologia e della salute mentale. Con algoritmi più sofisticati si potranno ottenere diagnosi sempre più precoci e accurate, analizzando pattern di immagini cerebrali, linguaggio, espressioni e altri segnali. Chatbot e assistenti virtuali saranno in grado di simulare con maggiore precisione le conversazioni umane, rendendo le terapie digitali più accessibili e facili. Tramite dispositivi indossabili e app per smartphone sarà possibile un monitoraggio continuo di parametri fisici e psicologici, permettendo interventi preventivi personalizzati. Sistemi predittivi aiuteranno a identificare precocemente i soggetti a rischio di disturbi mentali o di comportamenti pericolosi. In generale, l'intelligenza artificiale consentirà di elaborare ed estrarre enormi quantità di dati, potenziando le capacità di analisi degli psicologi. L'obiettivo finale è combinare il meglio dell'intelligenza artificiale con l'empatia e il giudizio umano, per fornire cure mentali più efficaci e su larga scala a beneficio di tutti. Sarà comunque fondamentale, e non mi stancherò mai di dirlo, procedere in modo etico, con trasparenza, con cautela e con una costante supervisione umana di questi strumenti tecnologici. Cari amici, questo video termina qui, spero sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciare qua sotto un commento con osservazioni, critiche, domande e curiosità e vi risponderò il prima possibile. Ricordate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video di uscita e di lasciare un bel like. Ci vediamo al prossimo video, ciao!